Dobbiamo parlare di uno dei team che è migliorato di più nell'ultimo periodo, ovvero McLaren. Pensate che il team di Woking ha tante aspettative per questo weekend di Silverstone. Infatti hanno preparato una livrea cromata che continua con la celebrazione dei 60 anni di McLaren. Sappiamo che recentemente per la 500 miglia di Indianapolis McLaren ha realizzato un trio di livree speciali per commemorare gli straordinari successi della Triple Crown che ha conquistato nella storia di McLaren, e quindi delle livree personalizzate per Norris e Piastri che hanno utilizzato sia a Monaco che in Spagna. Ma questa livrea personalizzata che arriva per il weekend di Silverstone è cromata. Riprende i colori utilizzati a McLaren dal 2006 al 2014, ovviamente livrea fatta in collaborazione con Chrome, che è partner di McLaren da qualche anno. E pensate a questa coincidenza: Chrome ha lanciato il proprio servizio browser nello stesso anno in cui Hamilton ha vinto il suo primo titolo con McLaren, ovvero nel 2008. Ovviamente il tutto sarà accompagnato da caschi personalizzati e tute, e i tifosi sono impazziti sui social per questa livrea, anche perché va a celebrare un weekend, quello di Silverstone, dove McLaren può fare molto bene, vedendo la gara in Austria con il quarto posto di Norris, dove si è mostrato anche sorpreso di un passo così buono, migliore del previsto. Possiamo quindi aspettarci tanto anche per il weekend inglese. Attenzione anche alla battaglia nel campionato costruttori tra Alpine e McLaren per quel quinto posto. Attualmente Alpine ha 47 punti, McLaren 29, ma McLaren sta crescendo di più di Alpine in quest'ultimo periodo. E vediamo nel dettaglio come si stanno preparando questi due team per il weekend di Silverstone. Prima di continuare con il video vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, così non vi perdete nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno vi raccontiamo tutte le notizie del motorsport e della Formula 1. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere nel dettaglio la battaglia tra McLaren e Alpine. A Norris gli è sempre piaciuto il tracciato austriaco, però quest'anno ha fatto una prestazione davvero sontuosa e il risultato è cambiato dopo la penalità che ha ricevuto Sainz, che è scalato in sesta posizione, conquistando un ottimo quarto posto inaspettato, grazie anche agli aggiornamenti portati a McLaren nella pista di Spielberg, con delle pance rivisitate e una forma aerodinamica diversa. Le simulazioni del passo gara hanno rispecchiato i valori tra CFD, pista e gallerie del vento, come ha confermato la stessa McLaren. Però a detta di Norris sono andati anche oltre le aspettative. Dobbiamo anche sottolineare il fatto che Piastri ha utilizzato la macchina con la vecchia configurazione. Non avendo pezzi di scorta, Piastri riceverà gli aggiornamenti per il Gran Premio di Gran Bretagna, mentre Norris ha corso qui aggiornamenti nuovi. La cosa più interessante è che McLaren è riuscita a stare davanti fin dal venerdì a Mercedes e Aston Martin nelle qualifiche, e questa è una cosa insolita. Vuol dire che gli aggiornamenti per il team di Woking hanno funzionato fin da subito, avendo solamente una sessione di prove libere, la FP1, prima del weekend della sprint per preparare il setup. McLaren ha un'ottima correlazione tra i dati raccolti al simulatore e quelli in pista, e questi aggiornamenti lo dimostrano, come anche quelli portati a Baku che hanno subito funzionato. Come ha detto lo stesso Norris e ha confermato anche Andrea Stella, team principal di McLaren, c'era un po' di nervosismo prima della gara perché non erano sicuri che gli aggiornamenti su questa MCL 60 potessero confermare i miglioramenti della monoposto anche in gara, non solo in qualifica. Ma le modifiche al fondo, alle fiancate e al cofano motore hanno dato i risultati sperati anche sul passo gara. Infatti il carico aerodinamico della vettura è aumentato, ma non è aumentato il drag, che sappiamo che era un problema ricorrente di Ferrari nelle scorse gare. Ci ricordiamo per esempio prima di Baku come la McLaren generava poco carico e aveva tanto drag. C'è stata un'inversione di tendenza su entrambi questi punti, ma c'è ancora un problema che rimane su questa McLaren, che ha sottolineato lo stesso Norris. La macchina è migliorata di carico e migliorata in ogni curva, ma il problema di base rimane la maneggevolezza. Infatti è una macchina pesante a guidare, che fa fatica nei cambi di direzione e non è neanche tanto precisa. Questo è uno dei problemi che sottolinea Norris e che devono migliorare sicuramente con dei nuovi aggiornamenti, ma soprattutto è una questione di setup. Quando si porta un aggiornamento nuovo in pista ci sta, tu lo provi, ti trovi bene, ma ci vuole anche del tempo per preparare un setup ottimale per la nuova configurazione aerodinamica disponibile. Come ha confermato lo stesso Norris, ci saranno altre novità nelle prossime gare per McLaren per aiutare i piloti
aiutato il team di Woking a guidare questa macchina in maniera più facile, perché attualmente è difficile da guidare, quindi non permette di essere costanti. Però una cosa è certa, l'avversario principale di McLaren, che è Alpine, in Austria è stato battuto, anzi possiamo dire è stato strabattuto. Se andiamo a vedere il passo gare, prendiamo come riferimenti i tempi di Norris e Ocon, vediamo che la differenza ad ogni giro era circa di mezzo secondo, arrivando alcune volte anche a toccare gli 8 decimi. Una differenza di passo sostanziale che a inizio anno non avremmo mai detto, perché vedevamo un Alpine molto performante, quinta forza netta, e una McLaren che faceva addirittura fatica a qualificarsi in Q2, rischiando di rimanere esclusa in Q1. E Alpine, dopo aver raggiunto forse il punto più basso di questa stagione in Austria a livello di performance, si aspetta di introdurre una nuova ala anteriore per il GP di Silverstone. Se vogliamo, l'unica nota positiva della gara in Austria sono stati il 7° posto di Ocon nella sprint, con l'arrivo in volata con Russell, e il 10° posto di Gasly la domenica nella gara. Poi abbiamo visto che Ocon ha ricevuto 30 secondi di penalità per aver oltrepassato i limiti, qualcosa di folle. È stato più tempo fuori dalla pista che dentro, e quindi la nona posizione di Ocon in gara è stata retrocessa. Ha concluso al 14° posto. La nuova ala anteriore di Alpine dovrebbe garantire un piccolo miglioramento per il team francese per portare più aria nei canali venturi e generare anche più effetto outwash nelle parti laterali. Però il vero grande aggiornamento arriverà solamente a Spa, appena prima dell'inizio della pausa estiva, dove verranno cambiati i canali venturi e quindi ci sarà un aumento anche di carico aerodinamico. C'è anche da dire che Alpine nelle ultime 2 gare non ha portato tanti aggiornamenti e quindi altri team sono migliorati, loro sono rimasti fermi. Ci vuole un segnale di risposta da Enstone, soprattutto per combattere contro una McLaren molto agguerrita, che porta tante novità. C'è anche da dire che Austria, essendo 700 metri dal dislivello del mare, c'è un'aria più rarefatta e quindi si genera anche meno carico aerodinamico, e quindi le vetture che generalmente vanno più forte perché sono più scariche fanno un po' più di fatica. L'abbiamo visto appunto con Alpine. Alpine ha deciso anche di non portare la nuova ala anteriore, che era già pronta in Austria, perché c'era solo una sessione di prove libere, e quindi hanno preferito posticiparla a Silverstone per avere più tempo per lavorare sulla messa a punto. Alpine, come conferma anche lo stesso Gasly ma anche Ocon, ha sofferto di surriscaldamento delle gomme dovuto anche al degrado, che nei primi giri riuscivano ad andare bene poi scivolavano troppo, e anche una mancanza di carico che sicuramente ha compromesso il loro weekend di gara. Attualmente tra Alpine e McLaren il team di Woking sembra essere quello che ha più la situazione in mano, anche grazie alla curva esponenziale di miglioramento che ha subito la MCL60, e ci si aspetta tanto per Silverstone. Spero per loro che riusciranno a concludere in top 8. Top 5 sarebbe qualcosa di eclatante, però già stare davanti a Alpine è il loro vero obiettivo. Quindi sono curioso di vedere se per McLaren sarà un fuoco di paglia oppure può veramente ambire a lottare là davanti. Personalmente penso che sia difficile per loro lottare con Mercedes, Aston Martin, Ferrari, però magari possono avvicinarsi. E una cosa molto interessante è che giovedì sia McLaren che Mercedes proveranno le coperture anti-spray. Infatti una cover verrà applicata dietro sopra la ruota posteriore per evitare un eccessivo sollevamento dell'acqua quando si corre con le full wet, con tanta acqua in pista, così da mantenere una visibilità ottima anche in condizioni a bagnato. E queste cover anti-spray rimarranno sulla vettura anche quando la pista si asciuga, e dal mio punto di vista questa è una soluzione valida per correre anche in situazioni da bagnato estremo, ovviamente se ci sono le condizioni per correre in maniera sicura. Però quello che abbiamo visto per esempio in Giappone l'anno scorso è inammissibile, che i piloti non possano utilizzare la gomma da full wet perché alza più acqua rispetto alla gomma intermedia, e quindi bisogna aspettare che la pista si asciughi fino ad arrivare a utilizzare direttamente l'intermedia per la gara. Questo non può riaccadere e quindi le cover anti-spray possono essere una soluzione interessante. Vedremo come andranno anche questi test di giovedì e se questa soluzione verrà approvata da McLaren e Mercedes. Fatemi sapere nei commenti come vedete la battaglia tra McLaren e Alpine nelle prossime gare, quale dei due team vi convince di più. McLaren può metterci una pezza e ambire qualcosa in più nel suo weekend di casa a Silverstone, magari una top 5, addirittura un podio? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.